Ciao viaggiatore del mondo curioso, benvenuto in Curiosity Facts, il canale che esplora le tendenze e i fenomeni della società. Avete mai detto a qualcuno "in bocca al lupo" senza mai chiedervi davvero perché? Oppure vi è mai capitato di sentirvi fortunati e pensare di essere nati con la camicia? In un mondo fatto di parole, alcune frasi resistono al tempo, intrise di mistero, ironia, superstizione e storia. Sono i modi di dire. Oggi andremo a caccia delle loro origini, scoprendo come un semplice detto può custodire secoli di tradizioni, cultura popolare e perfino religione. Quanti bei libri si potrebbero scrivere raccontando la vita e le avventure di una parola, diceva Honoré de Balzac. E oggi lo faremo. Ogni lingua è un organismo vivente, cambia, si evolve, si adatta. Ma ci sono parole e frasi che resistono, sono come fossili linguistici, tracce evidenti di ciò che eravamo. Tra queste, i modi di dire. In italiano ne esistono migliaia, alcuni buffi, altri malinconici, altri ancora così assurdi da sembrare frutto di pura invenzione. Eppure, ciascuno di essi ha un'origine precisa. Alcuni risalgono all'antica Roma, altri al Medioevo, altri ancora provengono da fiabe dimenticate o da mestieri oggi scomparsi. Oggi ne esploreremo molti, svelandone le origini, il significato autentico, le metamorfosi nel tempo e il loro uso nella vita quotidiana. Nascere con la camicia, una frase che sembra metaforica, ma in realtà è anche medica. Nascere con la camicia significa essere molto fortunati, ma indica anche una rarissima condizione reale, la nascita in caul, ovvero all'interno del sacco amniotico integro. Succede in un caso su 80.000. Il neonato esce dal corpo della madre ancora avvolto nella membrana che lo ha protetto per 9 mesi. Nell'antichità era visto come un segno sacro. Si credeva che quei bambini avessero poteri particolari, fossero protetti dagli dei o destinati a un futuro speciale. La camicia diventava un oggetto sacro. In alcune zone d'Italia i genitori la conservavano per proteggere il bambino dai mali futuri. Da che pulpito viene la predica? Nelle chiese medievali il pulpito era il luogo sacro da cui il prete predicava, un punto sopraelevato, simbolo di autorità morale. Ma c'era un problema: a volte chi parlava dal pulpito non era affatto irreprensibile. Così, quando qualcuno ci giudica o ci fa la morale ma non è migliore di noi, ecco che scatta l'ironia. Da che pulpito viene la predica? Un'espressione tagliente che smaschera l'ipocrisia e ci ricorda che prima di giudicare gli altri è bene guardarsi allo specchio. Fare la gatta morta, un modo di dire tutto al femminile. La gatta morta è colei che si finge timida, fragile, indifesa, ma in realtà è scaltra, seducente, calcolatrice. L'origine è letteraria, viene da una favola di Esopo. Il gatto, stanco di non riuscire a catturare i topi, si finge morto, si sdraia immobile a pancia all'aria. I topi, credendolo innocuo, si avvicinano. Ma uno di loro, più furbo, capisce l'inganno e avverte gli altri. Il trucco del gatto non funziona, ma l'idea resta: chi si finge innocuo per ottenere un vantaggio sta facendo la gatta morta. In bocca al lupo oggi è un augurio. Ma perché mai desiderare che qualcuno finisca nella bocca del lupo? Ci sono due principali teorie. La prima è folcloristica, deriva dal linguaggio dei cacciatori che usavano questa espressione per augurarsi buona fortuna prima di una battuta. Il lupo era il nemico, il pericolo. Entrare nella sua bocca significava affrontare la prova più dura. La seconda teoria è più antica e affonda le radici nel mito di Romolo e Remo, salvati da una lupa, cresciuti con il suo latte, protetti dalla natura. In bocca al lupo, quindi, significava essere protetti, al sicuro. Quanto alla risposta, oggi si discute se sia meglio dire crepi il lupo o viva il lupo, ma forse il vero messaggio è augurare coraggio, comunque vada. Toccare ferro. In Italia, per scacciare la sfortuna, si tocca ferro, ma in altri paesi si tocca legno. Nel Medioevo si credeva che il ferro, in particolare quello dei cavalli, avesse poteri magici.
I ferri di cavallo venivano inchiodati sulle porte per proteggere le case. Dovevano avere un numero dispari di chiodi, simbolo contro il malocchio, le streghe, gli spiriti maligni. Toccare ferro, quindi, è un gesto apotropaico. Serve a rompere il flusso di sfortuna, a spezzare il male e chissà, magari funziona davvero. Fa un freddo cane? Una frase usata ogni inverno, ma cosa c'entrano i cani? La spiegazione più accreditata risale all'antichità, quando i cani randagi erano spesso considerati animali sporchi, fastidiosi o addirittura pericolosi, e vivevano per strada, al freddo, senza riparo né cure. In inverno soffrivano terribilmente le basse temperature. Così l'idea di freddo cane sarebbe nata per evocare un tipo di freddo duro, ostile, come quello che pativano i cani randagi abbandonati all'aperto. Fa un freddo cane, quindi, significa un freddo talmente intenso da essere disumano. Un freddo da bestia, letteralmente. Tutti noi, almeno una volta, siamo partiti con il piede sbagliato. Nel mondo dello sport, partire con il piede sbagliato significa: allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! Perdere ritmo, saltare male un ostacolo, compromettere una gara. Anche nei cortei militari si parte col piede sinistro. Sbagliare l'inizio è un errore grave. Da qui l'espressione è diventata sinonimo di iniziare male una situazione, ma con la speranza di poter rimediare. Nelle culture antiche, e in particolare nel mondo greco e romano, si credeva che iniziare qualcosa con il piede sinistro portasse sfortuna. Al contrario, il piede destro era considerato di buon auspicio. Dare un colpo al cerchio e uno alla botte, un'espressione che oggi indica un compromesso, ma un tempo era pratica concreta. I bottai, artigiani che costruivano botti, dovevano sistemare sia il cerchio metallico, che teneva insieme le doghe, sia la botte stessa. Per farlo usavano un martello, colpo al cerchio e colpo alla botte. In questo modo riuscivano a far assumere al legno la caratteristica forma cilindrica e incurvata. L'espressione oggi indica la capacità di fare due cose contemporaneamente e di farle bene, un equilibrio delicato che nel linguaggio moderno è diventato simbolo di diplomazia o, a volte, di opportunismo. Può essere usata per descrivere persone diplomatiche e capaci di non scontentare nessuno, o può essere usata in senso negativo per descrivere chi non assume mai una posizione chiara. Lupus in fabula è un modo di dire che significa il lupo nella favola. Nonostante si tratti di un'espressione molto utilizzata e comune, probabilmente non tutti conoscono l'origine e il significato di questo modo di dire. L'espressione lupus in fabula viene comunemente utilizzata per indicare l'arrivo inaspettato di qualcuno di cui si stava precedentemente parlando. Originariamente, il modo di dire indicava l'arrivo di una persona che impediva il proseguimento del discorso. La locuzione si riferisce al fatto che nelle favole si descriveva il lupo come un animale cattivissimo, tanto che la sua presenza faceva ammutolire le persone. L'espressione è comunemente riferita alla frequenza del lupo nelle favole esopiane, da cui ha origine la traduzione usuale ma inesatta il lupo nella favola. Il modo di dire acqua in bocca è un'espressione molto usata in italiano per dire a qualcuno di mantenere un segreto, di non parlare, di non divulgare qualcosa. Ma da dove nasce questa espressione così particolare? L'espressione ha radici antiche e un significato molto figurato. L'immagine è semplice ma potente. Se hai dell'acqua in bocca, non puoi parlare. Prova a farlo. Rischieresti di sputarla ovunque oppure ingoiarla senza dire nulla. Quindi l'acqua in bocca diventa simbolicamente ciò che impedisce di parlare, proprio come si dovrebbe fare quando ci viene confidato un segreto. Ma c'è anche una possibile origine religiosa o rituale legata al mondo classico.
Alcuni studiosi fanno risalire l'espressione a riti dell'antichità, come quelli delle sibille o degli oracoli, i quali, durante i riti divinatori, tenevano dell'acqua in bocca per non lasciarsi sfuggire parole non ispirate dagli dei. Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni dei modi di dire italiani, ma ogni espressione racchiude una storia, un'epoca, un mestiere dimenticato, un costume che non c'è più, eppure continuano a vivere sulle nostre labbra. Come le spezie in una ricetta, i modi di dire arricchiscono la lingua, ma ci raccontano anche qualcosa di più profondo. Chi eravamo, chi siamo e forse chi stiamo diventando. Perché ogni lingua è una finestra sul passato, ma anche una chiave per comprendere meglio il presente. E allora, acqua in bocca, ma orecchie ben aperte. Bene, per oggi è tutto. E tu, quale modi di dire hai detto più spesso? Scrivilo nei commenti. Iscriviti anche al canale per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti e lascia un mi piace se hai trovato interessante questo video. Ci vediamo alla prossima analisi.